Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Aricept, compressa Pfizer SRL. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cos'è Aricept, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aricept, compressa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Aricept, compressa? Aricept, compressa è un farmaco a base del principio attivo donepezilcloridrato, appartenente alla categoria degli antidemenza anticolinesterasici e nello specifico anticolinesterasici. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Aricept, compressa può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Aricept 5 mg 28 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Pfizer Italia SRL, concessionario. Pfizer SRL, ricetta. RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo donepezilcloridrato. Gruppo terapeutico antidemenza anticolinesterasici. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni Aricept è indicato per il trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer di grado lieve e moderato. Posologia adulti/anziani. Il trattamento deve iniziare alla dose di 5 mg/die, monosomministrazione giornaliera. La dose di 5 mg/die dovrà essere mantenuta per almeno un mese per poter valutare le prime risposte cliniche al trattamento e consentire il raggiungimento delle concentrazioni allo stato stazionario di donepezilcloridrato. Dopo la valutazione clinica del trattamento somministrato per un mese alla dose di 5 mg/die, la dose di Aricept può essere aumentata a 10 mg/die, monosomministrazione giornaliera. La massima dose giornaliera raccomandata è di 10 mg/die. Dosi superiori a 10 mg/die non sono state ancora sperimentate nel corso di studi clinici. Il trattamento deve essere avviato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della demenza di Alzheimer. La diagnosi deve essere effettuata in conformità alle linee guida accettate, esempio DSM-IV, ICD-10. La terapia con donepezil deve essere avviata solo se è disponibile una persona che assista il paziente e che controlli regolarmente l'assunzione del farmaco. La terapia di mantenimento può proseguire fino a quando esiste un beneficio terapeutico per il paziente e pertanto il beneficio clinico del donepezil deve essere regolarmente rivalutato. Quando l'effetto terapeutico non è più evidente, deve essere presa in considerazione la possibilità di interrompere il trattamento. La risposta individuale al trattamento con donepezil non può essere prevista. Quando la somministrazione del farmaco viene sospesa, si osserva una graduale riduzione degli effetti benefici di Aricept. Popolazione pediatrica. La somministrazione di Aricept nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non è raccomandata. Pazienti con danno renale ed epatico. Il medesimo schema posologico può essere applicato ai pazienti con danno renale, perché la clearance del donepezilcloridrato non viene modificata in questi pazienti. Poiché nei pazienti con compromissione epatica di grado lieve e moderato può verificarsi una maggiore esposizione al farmaco, vedere paragrafo 5.2, l'incremento della dose deve essere effettuato in base alla tollerabilità individuale. Non sono disponibili dati in pazienti con grave compromissione epatica. Modo di somministrazione Aricept deve essere assunto per via orale la sera, prima di coricarsi. Controindicazioni: ipersensibilità al donepezilcloridrato, ai derivati della piperidina, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non è stato valutato l'uso di Aricept nei pazienti affetti da grave demenza di Alzheimer, da altre forme di demenza o di compromissione della memoria, per esempio deterioramento della funzione cognitiva. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Donepezil-cloridrato e barra o i suoi metaboliti non inibiscono nell'uomo il metabolismo di teofillina, varfarin, cimetidina o digossina. Il metabolismo di donepezil-cloridrato non viene modificato dalla somministrazione concomitante di digossina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Aricept, compressa insieme ad altri farmaci come Atracureum-Ameln, Esmeron, idrossiclorochina DOC, Nervaxon, Plaquenil, Rocuronio B. Brown, soluzione, uso interno, Rocuronio bromuro salf, Rocuronio ICMA, Rocuronio Cabi, Tracrium, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Aricept, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aricept, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati sufficienti sull'uso di donepezil in gravidanza. Studi condotti sugli animali non hanno dimostrato effetti teratogeni, ma hanno evidenziato una tossicità peri e postnatale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Donepezil ha una lieve o moderata influenza sulla capacità di guidare e di usare macchinari. La demenza può compromettere la capacità di guidare o di usare macchinari. Inoltre, donepezil può causare affaticabilità, capogiri e crampi muscolari, soprattutto nella fase iniziale del trattamento o quando si aumenta la posologia. Il medico curante deve valutare costantemente la capacità dei pazienti in trattamento con donepezil di continuare a guidare o usare macchinari complessi. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comuni sono diarrea, crampi muscolari, affaticabilità, nausea, vomito e insonnia. Le reazioni avverse segnalate in più di un singolo caso sono elencate di seguito, classificate per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio in seguito alla somministrazione di una singola dose orale di donepezil-cloridrato somministrato a topi e ratti. È stata calcolata una dose letale media di farmaco pari a 45 mg/kg e 32 mg/kg rispettivamente. Tale dose corrisponde a circa 225 e 160 volte la dose massima raccomandata nell'uomo, pari a 10 mg/die. Nel corso degli studi clinici condotti sugli animali sono stati osservati i segni di una stimolazione colinergica a dose correlata, tra i quali riduzione dei movimenti spontanei, posizione prona, deambulazione claudicante, lacrimazione, convulsioni cloniche, depressione respiratoria, salivazione, miosi, fascicolazione muscolare ed abbassamento della temperatura corporea. Il sovradosaggio con gli inibitori della colinesterasi può causare crisi colinergiche caratterizzate da nausea grave, vomito, salivazione, sudorazione, bradicardia, ipotensione, depressione respiratoria, collasso e convulsioni. Esiste la possibilità di un aumento della debolezza muscolare che, in presenza di un coinvolgimento della muscolatura respiratoria, può esitare nel decesso del paziente. Come per tutti i casi di sovradosaggio, è necessario avvalersi di misure generali di supporto. Gli anticolinergici terziari, come l'atropina, possono essere utilizzati quali antidoto in caso di sovradosaggio di Aricept. Si raccomanda la somministrazione di atropina sulfato per via endovenosa alla dose necessaria per ottenere l'effetto desiderato. Una dose iniziale da 1,0 a 2,0 mg/v con un aggiustamento dei dosaggi successivi in base alla risposta clinica. Alterazioni delle risposte pressorie e della frequenza cardiaca si sono verificate con altri colinomimetici somministrati contemporaneamente agli anticolinergici quaternari come il glicopirrolato. Non è noto se donepezil-cloridrato e barra o i suoi metaboliti vengano eliminati per mezzo della dialisi, emodialisi, dialisi peritoneale o emofiltrazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antidemenza, anticolinesterasici. Codice ATC. N06 da 02.
Meccanismo d'azione: donepezilcloridrato è un inibitore specifico e reversibile dell'acetilcolinesterasi, la colinesterasi maggiormente presente nel cervello. Donepezilcloridrato inibisce questo, proprietà farmacocinetiche: assorbimento: i massimi livelli plasmatici vengono raggiunti circa 3-4 ore dopo la somministrazione orale. Le concentrazioni plasmatiche e l'area sotto la curva aumentano proporzionalmente alla dose. L'emivita di eliminazione terminale, dati preclinici di sicurezza: gli ampi studi condotti sugli animali da esperimento hanno dimostrato che il donepezilcloridrato causa un numero esiguo di effetti diversi da quelli che rientrano negli effetti farmacologici propri del elenco degli eccipienti nucleo della compressa lattosio monoidrato amido di mais cellulosa microcristallina iprolosa magnesio stearato. Il film di rivestimento contiene talco macrogolipromellosa titanio diossido e 171 farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aricept, compressa a base di donepezilcloridrato sono Aricept, compressa orodispersibile, Brixie, compresse rivestite, Destezil, Donepezil Accord, Donepezil Almus, Donepezil Alter, Donepezil Aurobindo, Donepezil Doc Generici, Donepezil EG, Donepezil Milan Generics, Donepezil Milan Generics Italia, Donepezil Sandoz, Donepezil San, Donepezil Teva, Donepezil Zentiva, Lizidra, Memac, compresse rivestite, Yasnol, Yasnoro. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.